Lezione 1. Esplorare nuove città. Mi piacerebbe visitare una città in cui non siamo mai stati prima. Sembra interessante. Quale città stai prendendo in considerazione? Ho sentito grandi cose su Barcellona. L'architettura è stupenda. Barcellona sarebbe fantastica. Gli edifici di Gaudì sono mozzafiato. Esatto. Non vedo l'ora di vedere la Sagrada Famiglia dal vivo. È assolutamente da vedere. E il cibo? Ho sentito dire che le tapas sono deliziose. Potremmo provare così tanti piatti diversi. Sì, e non vedo l'ora di assaggiare i churros con il cioccolato. Sembrano deliziosi. Dobbiamo aggiungerli al nostro itinerario. E non dimentichiamoci delle spiagge. Rilassarsi in riva al mare sarebbe perfetto. Assolutamente sì. Un po' di sole e sabbia renderebbero l'esperienza ancora più indimenticabile. Quanto tempo pensi che dovremmo rimanere? Direi almeno una settimana, per esplorare tutto a fondo. Sembra ragionevole. Magari potremmo fare delle gite di un giorno nelle città vicine. Ottima idea. Girona e Tarragona sono vicine e meritano una visita. Mi piacerebbe vedere siti storici e strade affascinanti. Inoltre, possiamo immergerci nella cultura locale. Sì, un tour a piedi potrebbe aiutarci a scoprire tesori nascosti. Certo. Sento già l'emozione. Anch'io. Pianificare viaggi è quasi divertente quanto farli. Dovremmo iniziare a cercare degli alloggi. Sì, Cerchiamo qualche posto incantevole in cui soggiornare. Spero che riusciremo a trovare qualcosa con vista. una terrazza sul tetto sarebbe perfetta per ammirare il tramonto. Eccoci alla nostra emozionante avventura a Barcellona. Lezione 2. Le meraviglie della natura. Sono davvero impressionato dalla bellezza e dalla grandiosità delle cascate. Sono completamente d'accordo. Sono assolutamente mozzafiato. Il modo in cui l'acqua cade a cascata è ipnotizzante. Sembra la scena di un film, non è vero? Sì. Sono sopraffatto dallo stupore. La potenza della natura è sorprendente. Rimette le cose in prospettiva. Davvero. Mi sento così piccola qui. Ma in senso positivo. Ti fa apprezzare il mondo che ti circonda. Esatto. Hai mai visto qualcosa del genere prima? No, è la prima volta che vedo una cascata così magnifica. Anche io. Non mi aspettavo che fosse così impressionante. La nebbia aggiunge un tocco magico. Adoro la sensazione che lascia sulla pelle. Sì. È rinfrescante, soprattutto nelle giornate calde. Vogliamo scattare qualche foto per ricordare questo momento? Assolutamente sì. Catturiamo la bellezza finché possiamo. Voglio scattare una foto con le cascate sullo sfondo. Ottima idea. Posso aiutarti a scattare quella foto. Grazie.
E poi dovresti fare un salto anche tu per scattare qualche foto. Lo farò. Assumerò la mia posa migliore davanti alle cascate. Non vedo l'ora di vederlo. Spero che non ti bagni troppo. Basta un piccolo spruzzo per ottenere uno scatto perfetto. Ecco come creare insieme dei ricordi in questo posto incredibile. Sì. Sono così felice di essere venuti qui. È davvero indimenticabile. Godiamoci ogni momento ed esploriamo di più. Assolutamente. C'è ancora tanta bellezza da scoprire. Lezione 3. L'economia del Texas. Hai considerato i ricavi derivanti dall'industria manifatturiera e dal turismo qui in Texas? Sì, IL Texas ha un'economia molto diversificata. I numeri sono davvero impressionanti. Assolutamente. Il settore manifatturiero contribuisce in modo significativo, soprattutto nei settori della tecnologia e dell'energia. E anche il turismo contribuisce in modo sostanziale, non è vero? Certamente. La storia movimentata del Texas attrae milioni di visitatori ogni anno. Sì, dall'Alamo alla vivace cultura di città come Austin, c'è così tanto da esplorare. Questa varietà rende il Texas una destinazione unica per i turisti. Adoro il modo in cui la storia si intreccia con le attrazioni moderne. Sì. Dà ai visitatori un senso di connessione con il passato. Hai visitato molti siti storici qui? Sì. Ognuno di essi racconta una storia affascinante sul viaggio del Texas. Trovo interessante quanto siano diverse le influenze sulla cultura texana. Sì. Le influenze messicane, dei nativi americani e occidentali creano un ricco arazzo. E il panorama gastronomico è un esempio perfetto di questa combinazione. Esatto. La cucina Tex-Mex è una delle mie preferite. Anche il mio. I sapori sono così intensi e autentici. Durante la nostra prossima gita dovremmo provare altri ristoranti locali. Certamente. Ogni posto ha la sua interpretazione unica dei piatti tradizionali. Non dimentichiamoci dei festival. Celebrano magnificamente la cultura del Texas. Vero. Eventi come la fiesta di San Antonio mettono in mostra lo spirito e la diversità del Texas. Tutto ciò è fondamentale per l'economia dello Stato, sostenendo le imprese locali. È proprio così. È incredibile quanto tutto sia interconnesso. Ecco come apprezzare la storia movimentata del Texas e i suoi contributi. Lezione 4. Pianificare un'avventura turistica. Hai deciso dove andare a visitare la città domani? Sto pensando di visitare il museo d'arte. Ho sentito dire che le mostre sono accattivanti. Sembra fantastico. I musei d'arte spesso offrono esperienze così ricche. Sì, inoltre, mi piace esplorare diversi stili e periodi artistici. A che ora pensi che dovremmo partire? Credo che apra alle 10 del mattino. Questo dovrebbe darci un sacco di tempo. Perfetto. Vogliamo fare colazione prima? Assolutamente sì.
Una buona colazione ci darà la carica per affrontare la giornata. Conosco un ottimo bar qui vicino che serve dei pancake deliziosi. I pancake sembrano deliziosi. Facciamoli diventare il nostro posto preferito per la colazione. Dopo colazione, possiamo fare una passeggiata fino al museo. Non è troppo lontano. Sarà fantastico. Una bella passeggiata ci aiuta a digerire il pasto. Vuoi usare le nostre macchine fotografiche per scattare qualche foto? Certamente. Voglio catturare la bellezza dell'arte e le nostre avventure. Non vedo l'ora di scoprire cosa scopriremo insieme. Nincio, l'arte ha il potere di suscitare conversazioni e idee. Esatto. Possiamo discutere le nostre prospettive su ciò che vediamo. Spero che ci siano delle mostre interattive. Sono sempre divertenti. Sarebbe un bonus. Renderebbe la visita più coinvolgente. Sì, Imparare dovrebbe essere sempre un piacere. Vogliamo controllare se ci sono eventi speciali in programma al museo? ottima idea. Una conferenza o una visita guidata potrebbero arricchire la nostra visita. Lo cercherò mentre sorseggiamo i nostri drink. Fantastico. Ecco una giornata piena di arte e ispirazione. Evviva! Godiamoci al massimo la nostra avventura turistica. Lezione 5. Sostenibilità creativa. Fantastico! Guarda queste bellissime borse realizzate in plastica riciclata. Sono d'accordo. È un modo intelligente per ridurre gli sprechi e promuovere la creatività. Sono entrambi eleganti e rispettosi dell'ambiente. Esatto. Adoro il modo in cui la creatività può trasformare i rifiuti in qualcosa di utile. Hai visto quei gioielli realizzati con vecchie chiavi? Sì, sono così unici e intelligenti. Potrei comprarne un paio. Ottima scelta! Apprezzo il modo in cui trasformano oggetti di uso quotidiano in opere d'arte. È stimolante, non è vero? Possiamo tutti contribuire alla sostenibilità. Assolutamente sì! Ci incoraggia a pensare fuori dagli schemi. Dovrei provare a creare qualche lavoretto a casa. Sembra un'idea fantastica. Hai qualche progetto specifico in mente? Forse potrei realizzare dei sottobicchieri con vecchi tappi di sughero. Sarebbe perfetto. Sono funzionali e aggiungono un tocco personale. Esatto. Inoltre, sarebbe un modo divertente per riciclare. Dovremmo iscriverci a un workshop qui. Sì, Mi piacerebbe molto saperne di più sui metodi di artigianato eco-compatibili. Potrebbe essere un ottimo modo per trascorrere del tempo insieme ed essere produttivi. sono completamente d'accordo. In più, possiamo portare a casa le nostre creazioni. Ecco come essere creativi aiutando il pianeta. Evviva! Insieme possiamo avere un impatto positivo. Continuiamo ad esplorare la fiera per trovare ulteriore ispirazione. Lezione 6. Costruire una nuova casa. È un duro lavoro, ma credo che alla fine ne varrà la pena. Sono completamente d'accordo. Traslocare può essere faticoso, ma anche molto gratificante.
Sì. Spero che presto mi sentirò a casa nel mio nuovo posto. Ne sono certa. Hai un occhio eccezionale per la decorazione. Grazie. Ho intenzione di aggiungere tocchi personali per renderlo più accogliente. Questo è fondamentale. Gli oggetti personali rendono uno spazio davvero accogliente. Vorrei anche creare un piccolo giardino sul mio balcone. Sembra fantastico. Le piante aggiungono vita e colore a qualsiasi spazio. Ho già scelto alcune erbe e fiori. Perfetto! Le erbe fresche saranno utilissime in cucina. Esatto. Riesco già a immaginare di cucinare con il mio basilico e il mio timo. Hai già sistemato i mobili? Un divano e un tavolo da pranzo, ma ho ancora bisogno di qualche ritocco finale. Che ne dici di una comoda poltrona per leggere? È un'idea fantastica. Ho proprio bisogno di un angolo lettura. E qualche opera d'arte da appendere alle pareti sarebbe adorabile. Sì. Voglio scegliere capi che riflettano la mia personalità. Per trovare pezzi unici, dovresti visitare le gallerie locali o le fiere dell'artigianato. Ottimo suggerimento. Sostenere gli artisti locali è sempre una gioia. Stai organizzando una festa di inaugurazione della casa? Mi piacerebbe molto. Condividere lo spazio con gli amici è importante per me. Fammi sapere quando. Sarò felice di aiutarti a organizzarlo. Grazie. Sarà bello festeggiare insieme questo nuovo capitolo. Ecco come far sì che la tua nuova casa sembri una splendida casa. Evviva! Non vedo l'ora di rivivere tutti i ricordi che mi accompagneranno. Lezione 7. Gestire il cambiamento. È chiaro che la società e il mercato sono diventati più dinamici e competitivi. Sono completamente d'accordo. Il ritmo del cambiamento è sorprendente. Sì. Le aziende devono adattarsi costantemente per rimanere al passo con i tempi. Può essere piuttosto opprimente, ma apre anche molte opportunità. Esatto. Creatività e innovazione sono più importanti che mai. Hai notato come cambiano rapidamente le preferenze dei consumatori? Sì. Le tendenze cambiano in un batter d'occhio. Le aziende devono essere agili. È affascinante come i social media influenzino ciò che le persone acquistano. Assolutamente. Il marketing si è evoluto drasticamente negli ultimi anni. Non si tratta più solo di pubblicità, ma di coinvolgimento. Ed è fondamentale creare connessioni autentiche con i clienti. Credo che favorisca la lealtà e la fiducia in un marchio. Pensi che le aziende dovrebbero investire di più in pratiche sostenibili? Sì, i consumatori di oggi spesso preferiscono aziende rispettose dell'ambiente. È vero. La sostenibilità può essere un forte argomento di vendita. È impressionante come alcuni marchi riescano a integrare con successo questi valori. Esatto. Riflette il loro impegno verso la comunità e il pianeta. Dovremmo considerare in che modo queste dinamiche influenzano i nostri progetti? Certamente. Dobbiamo rimanere aggiornati sulle tendenze per posizionarci bene. Concentriamoci anche sul fornire un valore reale al nostro pubblico.
Sono d'accordo. I contenuti coinvolgenti catturano sempre l'attenzione. Ecco come prosperare in un mercato competitivo con la creatività. Evviva! Accogliamo i cambiamenti e innoviamo insieme. Lezione 8. Avventure di spesa. Spingo il carrello in giro per tutto il negozio per raccogliere tutto ciò che c'è sulla mia lista. Sembra un'impresa ardua. Il carrello è pesante? È grande, ma ci riesco. Tuttavia, quando ho finito, mi sento come se avessi completato un allenamento. Ah, Fare la spesa può essere sicuramente una forma di esercizio fisico. Assolutamente. Dovrei aggiungerlo alla mia routine di fitness. tanto vale farlo. Bruciare calorie mentre si fa la spesa è efficace. Sì. E cerco di muovermi velocemente per evitare la ressa del fine settimana. Ottima idea. Il negozio può essere piuttosto affollato. Mi muovo tra i corridoi come un pilota di auto da corsa. Velocità e precisione. Adoro quell'immagine. La prossima volta dovresti indossare un casco da corsa. Ora sì che attirerebbe sguardi interessanti. Lo farebbe, ma vinceresti il campionato non ufficiale della spesa. Apprezzo il vostro sostegno nei miei progetti alimentari. Quando vuoi. Quali sono gli articoli che hai in lista oggi? Solo l'essenziale, frutta fresca, verdura e qualche snack. Gli spuntini sono essenziali. Che tipo di snack stai pensando di provare? Sono indeciso tra patatine e frutta secca. Perché non entrambe le cose? Un buon equilibrio funziona sempre. È un suggerimento allettante. Potrei anche provarci. Concediti un piccolo regalo. Ti meriti un po' di divertimento nel tuo carrello. Vero. Un'esperienza di acquisto completa è fondamentale. Posso aiutarti con gli oggetti pesanti? Sarebbe fantastico. Grazie. Nessun problema. Conquistiamo insieme questa avventura della spesa. Ecco come rendere i nostri acquisti piacevoli ed efficienti. Lezione 9. Avventure culinarie. Il cibo rende davvero speciale una giornata, non è vero? Assolutamente. Sono felice che lo stiamo facendo insieme. Rende tutto ancora più piacevole. Sì. Condividere pasti deliziosi arricchisce l'esperienza. Cosa dovremmo provare per primo? Ci sono così tante opzioni allettanti. Ho notato una bancarella che offriva tacos gourmet. Sembravano irresistibili. I tacos sembrano fantastici. Sono sempre i preferiti di tutti. Mettiamoci in fila e prendiamone alcuni tipi diversi. Ottima idea. Possiamo condividere e assaggiare diverse varietà. Mi piace quanto possiamo essere avventurosi con il cibo. Sì, provare nuovi sapori fa parte del divertimento di un festival gastronomico. Chissà quali altri piatti deliziosi scopriremo. Che ne dite se dessimo un'occhiata anche ai dessert? Sì. Un festival gastronomico non è completo senza qualcosa di dolce.
Magari dei churros freschi o quella fontana di cioccolato che ho visto. Oh, sembra celestiale. Mi mangerebbero sicuramente dei churros. Dopo i tacos, assicuriamoci di lasciare un po' di spazio per il dessert. Ci proverò sicuramente. Ne varrà la pena. Una giornata ricca di cibo e risate è una giornata ben spesa. Esatto. Adoro momenti come questi. Ed è un ottimo modo per esplorare culture diverse attraverso la cucina. Certamente. Il cibo unisce le persone nel modo migliore. Ecco una giornata ricca di delizie culinarie. Un brindisi a questo e alla nostra deliziosa avventura che ci aspetta. Lezione 10. Il concetto di libertà. Riuscite a immaginare se potessimo creare una società libera in qualsiasi parte della Terra? Sarebbe rivoluzionario. Le possibilità sono infinite. Tuttavia, si tratta di una questione complessa. Ci sono molti fattori da considerare. Assolutamente. Non si tratta solo di ottenere la libertà, si tratta di mantenerla. D'accordo. E non era mia intenzione permettere, tra tutti, di sostenere un sistema specifico. Perché? Hai delle valide osservazioni sui punti di forza dei diversi sistemi. Apprezzo la tua fiducia. Ma ho la sensazione che sarei in inferiorità numerica. Non sottovalutare i tuoi pensieri. Ogni voce conta in queste discussioni. Vero. Immagino che sia importante facilitare un dialogo aperto. Sì, Coinvolgere prospettive diverse può portare a soluzioni più efficaci. Sono d'accordo. Le società si evolvono attraverso conversazioni e dibattiti. inoltre, ascoltarsi a vicenda favorisce la comprensione e la collaborazione. E ci permette di trovare un terreno comune, anche se non siamo d'accordo. Certamente. Forse questa è l'essenza di una società libera, menti aperte. Mi piace. Una società che incoraggia l'esplorazione delle idee può prosperare. Esatto. E adattarsi ai nuovi concetti è fondamentale per il progresso. Dovremmo riflettere su come promuovere queste idee nella nostra comunità. Ottimo suggerimento. Organizzare discussioni locali potrebbe suscitare interesse. Sì. Possiamo invitare relatori e incoraggiare la partecipazione. Ecco come promuovere il dialogo sulla libertà e la cooperazione. Evviva! Ispiriamo gli altri ad affrontare questi temi vitali. Lezione 11. Trovare la gioia nella vita di tutti i giorni. Si tratta di trovare la felicità nei momenti quotidiani, non è vero? Assolutamente sì. Quei piccoli momenti possono portarci tanta gioia. Trovo gioia nelle cose semplici, come guardare le nuvole che passano. Sì, la natura ha un modo unico di calmare il nostro spirito. Hai notato come una risata possa rallegrare una giornata noiosa? Certamente. Condividere una risata trasforma tutto. Qual è l'ultima cosa che ti ha fatto ridere? Oh, proprio ieri ho visto un cane che si mordeva la coda. È stato esilarante. Sembra adorabile.
Gli animali hanno uno spirito così giocoso. Ci ricordano di non prendere la vita troppo sul serio. Esatto. A volte abbiamo bisogno di quella spensieratezza. Trovo anche felicità nel cucinare. Provare nuove ricette è così divertente. Cucinare può essere uno sfogo creativo. Cosa hai provato di recente? Ho preparato un delizioso piatto di pasta con verdure fresche. Che buono! Sembra delizioso. Immagino i sapori. È stato un successo. Cucinare per gli amici aggiunge ancora più gioia. Sì. Condividere il cibo crea ricordi meravigliosi. Quali altre piccole cose ti rendono felice? Per me è leggere un bel libro in una giornata piovosa. Che meraviglia! Perdersi in una storia può essere magico. Lo è davvero. E tu? Adoro ascoltare la musica sorseggiando una tazza di tè. Una combinazione perfetta. La musica può risollevare il nostro umore all'istante. Certo! A volte ballo persino in cucina. Sembra un modo divertente per celebrare la vita. Lo è! Ogni piccolo momento merita di essere apprezzato. Ecco come trovare la felicità nella nostra vita quotidiana. Lezione 12. L'importanza della democrazia. È interessante riflettere su come siamo arrivati fin qui e sul motivo per cui siamo stati mandati qui. Sì, comprendere il nostro scopo è essenziale, soprattutto quando si sostiene la democrazia. Certo. L'importanza della democrazia non può essere sopravvalutata. Dà potere ai cittadini e dà voce a tutti. Esatto. Ogni voce contribuisce al processo democratico. Mi chiedo come possiamo incoraggiare in modo efficace più persone a partecipare. Forse potremmo iniziare organizzando discussioni di quartiere. Sembra un'idea fantastica. Condividere informazioni aiuta a sensibilizzare. Inoltre, dovremmo sottolineare l'impatto che il voto ha sulla nostra comunità. Sì, molte persone non si rendono conto di come i loro voti influenzino le decisioni locali. Ricordo quando Tony lo sottolineò nel suo discorso. Il suo punto di vista sulla responsabilità civica mi ha colpito. Assolutamente sì. La democrazia si basa sulla partecipazione attiva di tutti i membri. A tal proposito, dovremmo motivare anche le generazioni più giovani. Questo è fondamentale. Coinvolgere i giovani può portare a un cambiamento duraturo. Potremmo prendere in considerazione l'idea di organizzare dei laboratori nelle scuole. Ottima idea. Un'educazione precoce alla democrazia potrebbe suscitare interesse. Inoltre, l'utilizzo dei social media potrebbe amplificare i nostri sforzi per raggiungere un pubblico più giovane. Sì. Piattaforme come Instagram e TikTok potrebbero essere efficaci. Immagina una campagna divertente che incoraggi le persone a conoscere i propri diritti. Mi piace molto questa idea. Contenuti informativi ma coinvolgenti possono attirare l'attenzione. Ecco come promuovere il valore della democrazia nella nostra comunità. Evviva! Ispiriamo gli altri ad agire e a farsi sentire.
Lezione 13. Gestire i conflitti. Spesso ci viene detto che la cosa peggiore che possiamo fare è causare conflitti, anche quando cerchiamo di fare la cosa giusta. Sì, è una prospettiva interessante. Mi fa riflettere su come affrontiamo le situazioni difficili. Esatto. A volte difendere ciò che è giusto può portare a disaccordi. Vero, Ma è meglio tacere per evitare conflitti? Questo è il dilemma, non è vero? Vogliamo sostenere il bene senza creare tensioni. Credo che ci siano modi per esprimere le nostre opinioni senza ostilità. Sono d'accordo. Affrontare le conversazioni con empatia può fare una grande differenza. sì, Trovare un terreno comune può aiutare ad allentare la tensione. Ti è mai capitato di trovarti in una situazione in cui hai dovuto parlare? sì, una volta ho dovuto affrontare un problema al lavoro che gli altri ignoravano. Come hai gestito la situazione? Mi sono avvicinato con calma, condividendo le mie preoccupazioni e ascoltando i loro pensieri. Sembra molto diplomatico. Ha contribuito ad aprire un dialogo costruttivo invece di creare attriti. È impressionante. Dimostra che sai promuovere il cambiamento con rispetto. Sì, È importante assicurarsi che tutti si sentano ascoltati. Dovremmo incoraggiare gli altri a dialogare piuttosto che a tacere. certamente, favorisce un ambiente più sano e aperto. Dopotutto, a volte i conflitti possono portare a soluzioni importanti. Esatto, il cambiamento richiede coraggio, anche se può essere scomodo. Ecco come sostenere ciò che è giusto, anche in mezzo ai disaccordi. Lezione 14. Ricordi tempestosi. Proprio l'altro giorno ho iniziato a sentire dei rumori provenienti dall'esterno. Davvero? Che tipo di cose? Sentivo il vento aumentare di intensità e i rami frusciare. Sembra inquietante. Ti sentivi nervoso? Un po'. Poi, un grande lampo squarciò il cielo. Wow, quei lampi possono essere tanto belli quanto spaventosi. Esatto. Ha illuminato tutto per una frazione di secondo. Hai notato qualcosa di insolito durante la tempesta? In effetti sì. Ho notato un uccello che faceva fatica a trovare riparo. Poverina. La natura può essere così dura durante le tempeste. Sì. Volevo aiutare, ma era troppo rischioso uscire. È comprensibile. La sicurezza deve venire prima di tutto. Vero. Mi sono ricordato delle mie paure infantili dei tuoni. Avevo le stesse paure. Mi nascondevo sotto le coperte. Anch'io. Aspettavo che passasse, sperando che dopo ci fosse il sole. È curioso come allora avessimo paura delle tempeste. Ora ne apprezzo la potenza e la bellezza. Sì, c'è qualcosa di maestoso nella furia della natura. E l'odore della pioggia che si sente dopo è semplicemente delizioso. Oh, adoro quell'odore. È rinfrescante.
Ecco a voi il brivido delle tempeste, passate e presenti. Lezione 15. Conversazioni coinvolgenti. Dovrei porre le mie domande durante il workshop? Certamente. Dimostra interesse e coinvolgimento. Ho paura di interrompere qualcuno o di perdere troppo tempo. Questa è una preoccupazione comune, ma i contributi sono incoraggiati. Vero. Fare domande può arricchire la discussione per tutti. Sì, Può portare a intuizioni preziose e a una comprensione più profonda. Che tipo di domande ritieni siano più efficaci? Le domande aperte spesso danno risposte più coinvolgenti. Ha senso. Invitano gli altri a condividere pienamente i propri pensieri. esatto. Ad esempio, invece di chiedere, ti è piaciuto questo argomento? Potresti chiedere, cosa hai trovato più interessante in questo argomento? Perfetto. Permette una conversazione più ricca. Lo terrò sicuramente a mente per le discussioni future. E non dimenticate di ascoltare attivamente le risposte. Giusto. Una buona comunicazione è una strada a doppio senso. Ascoltare dimostra rispetto per le opinioni degli altri. È proprio vero. Incoraggia il dialogo aperto. E aiuta a creare legami più forti con le persone. Ora mi sento molto più sicuro di poter partecipare. Mi fa piacere sentirlo. Dovremmo sostenerci a vicenda nel porre domande. Sì. Poniamoci l'obiettivo di discutere di più insieme. Ecco come promuovere la curiosità e conversazioni significative. Evviva! Continuiamo a imparare e a crescere.